Ciao a tutti sbarberelli e benvenuti o bentornati ancora una volta su Barba e Fuoco, il canale dove l'arte e la cultura nerd si fondono. È accaduto ancora un'altra settimana passata e altri pensieri passati per questa testolina di cazzo. No, vuota. E quindi nuovo format. Pyro Sperimenti. In questi video mi accingerò a mettermi alla prova con il pirografo uscendo dalla mia comfort zone, la lavorazione sul legno, per cimentarmi in cose che prima non ho mai fatto con un pirografo in mano, tipo una pirografia decente. Ma prima devo dirvi una cosa. Proprio come nella mia zucca, questo canale è un vortice continuo di pensieri e passioni che si mischiano e che non ha ancora e forse non avrà mai una direzione precisa. Voler creare cose nuove, volersi mettere alla prova e espandere le mie conoscenze sono solo alcune delle cose che io vorrei fare qui sul canale con l'arte che amo. L'unica cosa che io so è che io qua voglio pirografare, il resto verrà da sé, spero. E quindi, per non impazzire, una persona sana di mente tenderebbe a scindere tutto questo da ciò che è realmente, dai suoi pensieri quotidiani, dal suo essere normale. Ecco, sì, è una persona sana di mente, appunto. Diciamo che tutti quanti abbiamo quella piccola parte di noi che ogni tanto prende il sopravvento, quella parte che vorremmo sempre rimanesse in un angolo del nostro cervello a scorreggiare pensieri contorti. Ecco, come dirlo senza sembrare un coglione merda? La mia non è più solo nel mio cervello. E non so come ne sia fuggita, e tanto meno come ricacciarcela. A me serviva solo un aiutante per i video, stavo decidendo come muovermi. E all'improvviso, senza preavviso, un giorno è arrivato lui. Ma è un ottimo aiutante, darà una grandissima mano nella realizzazione dei video, nella gestione delle idee, nella preparazione completa dei video che amate. Coglione. Ecco appunto. Salutate Sbarbo. Ricordate ragazzi che avete ancora 3 settimane di tempo per partecipare al contest sulla pirografia, dove potrete inviarmi il vostro lavoro migliore e io non solo lo commenterò insieme a voi in un video apposito, ma quello che riterrò più interessante lo reinterpreterò, lo omaggerò con una mia pirografia che verrà appesa qui dietro con tanto di nome del vincitore. Quindi ricordate di inviare la vostra pirografia migliore come sempre alla solita mail barbaefuocoinfo@gmail.com. Ma vabbè, torniamo alle cose normali. Il primo esperimento di oggi, pirografare sulla carta. Allora, io devo ammettere di non averci mai pensato prima. Cioè, vedevo ogni tanto qualche pirografia svolta su carta o cartoncino, ma la proposta per provare a farlo è arrivata da un vostro commento. Grazie. Stronzi. Non insultare il pubblico. Stronzetti? Così va bene. Quindi anche per le prossime sfide io mi aspetto che proponiate cose interessanti e divertenti. Dateci sotto con i commenti. Sì, tipo pirografare a testa in giù, pirografare sdraiato sul tavolo mentre stai cagando. Vi prego, aiutatemi. Io non sono davvero preparato a questo tipo di prova. Non so come regolare il calore né come approcciarmi ad un materiale come la carta. Ed è fichissimo! Mi sento un po' come la prima volta che ho preso in mano un pirografo, totalmente disorientato. Solo che adesso sei grasso. Stai muto. Brutto. Stai zitto. È vecchio. Guarda che tu sei me. Oh. E si sbarbi proprio perché ormai penso di essere diventato bravino a bruciare i vari tipi di legno. Voglio davvero tentare approcci mai esplorati, sfidando me stesso, quindi preparatevi, lasciate un bel like al video se vi piacerà e iscrivetevi al canale Barba e Fuoco, perché anche oggi è ora di bruciare Un po' di carta.
Ok, devo ammettere che ero un po' preso male all'inizio perché davvero mi sono reso conto a caso che io non ho mai pirografato nient'altro all'infuori del legno. Sì, ok, vari tipi di legno e di decine di forme e dimensioni. Devo fare un paio esperimento con i vari tipi di legno. Non ho mai sperimentato nessun altro materiale, fortunatamente. Quindi, prima cosa, ho comprato i fogli A4 spessi e lisci, quelli che si possono trovare in qualunque cartoleria. Ho pregato di non dare fuoco alla mia vita e ho cominciato. E visto che sembravo un bambino alle prime armi, o solo un demente con un pirografo? Sì, ecco, grazie. Ho optato per un disegno semplice, qualcosa che richiedesse poche linee e qualche sfumatura. Un'illustrazione a tema Pokémon Spettro, così. Tanto per gradire. E quindi ho cominciato. Dopo qualche piccolo inconveniente, leggerissimo intoppo tecnico. Ah merda, piano, porca puttana. Mi sono tuffato ed è fichissimo! Ragazzi, non lo avrei mai davvero immaginato, ma pirografare sulla carta è una bomba! Divertentissimo! Guardate, mi sto divertendo come un matto! All'inizio ero terribilmente indeciso su quale intensità di calore utilizzare, poiché non volevo nemmeno sfiorarlo il legno. Volevo osare e rischiare, senza nessun tipo di precauzione, se non la tavola di legno sotto. E meno male che l'ho usata, è stata una mia idea! Devi startene zitto, porca puttana! La primissima cosa che ho notato lavorando la carta è che è più resistente di quanto si pensi. Io mi immaginavo di dover lavorare ad un calore meno che minimo per non bruciare tutto, invece ha una resistenza davvero notevole. Ho utilizzato un calore non troppo dissimile da quelli che utilizzo per i legni più stagionati. E un'altra cosa che non mi sarei mai immaginato, ve lo giuro su sbarbo, è che la carta fa espandere molto meno di quanto pensassi la bruciatura. Si parla sempre di una temperatura relativamente bassa, ovviamente, ma guardate le linee. Praticamente non presentano sbavature dovute al calore e questo è assurdo. Paradossalmente la carta permette di fare dei lavori ancora più precisi rispetto al legno, proprio per questa sua capacità di gestire così bene la bruciatura. Però con le prime meraviglie è arrivato anche il primo inconveniente. O naturalmente, proprio per la sua capacità di assorbire così bene il calore, il foglio tende a sformarsi, a piegarsi. E cazzo, a questo non sono abituato. Sì, da subito il foglio ha iniziato a deformarsi abbastanza pericolosamente. Nulla per il momento che rischiasse di farvi sbagliare troppo, però sicuramente un fattore da ricordare per le prossime pirografie. Anche perché mi sono reso conto, mentre sbruciacchiavo, che vuoi per una questione di timore per un materiale mai usato, vuoi per il desiderio di fare uscire un lavoro quantomeno decente, ho lavorato ancora più lentamente del solito. E dico io, di solito non è che sia propriamente una scheggia. Ecco, stai zitto. Però dai, in circa 2 orette e mezza di lavoro sono riuscito a portare a casa delle linee decenti, spero. Quindi era il momento di passare alle sfumature. Ecco, bene, questi qua sono quei momenti dove io desidererei ardentemente non essere un deficiente. In principio, cazzo, io avrei voluto portare un lavoretto minuscolo, con 2 linee fatte al meglio e giusto un paio di sfumature per tastare il terreno. Giusto per dire, boh, di averlo fatto. Ma il mio cervello ovviamente, no, perché? Fai delle sfumature interessanti. Rischia di bruciare il foglio, dai! Altrimenti che cazzo di gusto c'è? Grazie mille, cervello, questo è quello che io penso di te. E proviamoci. Anche qui, in maniera totalmente inaspettata, mi sono trovato subito splendidamente. Il modo che ha la carta di assorbire il calore è straordinario. Anche con una punta non propriamente delle più piccole, come vedete, non c'è stata una sola sbavatura. È incredibile. Poi, sia per il soggetto scelto che per una mia scelta precisa, non ho voluto osare più di troppo per le sfumature, quindi ho dato delle variazioni abbastanza leggere, ma rimanendo sul relativamente piatto. Mi sono dedicato più che altro a capire come il pirografo lavora con tonalità fisse, variandone 5 o 6 al massimo, e ho approfittato, andando a scurire sempre più Pokémon dopo Pokémon. 100 like a questo video e io giuro che proverò a fare un iperrealistico su carta.
volta. Se va bene te ne arrivano 7. Sì, io per quello l'ho detto. Stronzo. In ogni caso, nonostante l'illustrazione sia relativamente semplice, pirografare sulla carta è stato davvero strano. Mi aspettavo molte più difficoltà, molti più disastri. Invece sono abbastanza soddisfatto di come la pirografia sia venuta fuori. Un lavoro carino e senza troppe pretese. Ma purtroppo, ragazzi, io vi ho detto come funziona il mio cervello. Sì, perché questo esperimento riuscito non mi bastava. Non avevo ancora approfondito totalmente la lavorazione su carta. Io volevo osare di più. Così ho preso una decisione. Volevo provare ad aumentare ancora il calore per realizzare uno sfondo nero. Volevo vedere fino a che punto potevo spingere la carta al limite della bruciatura. Insomma, volevo impostare il calore al massimo e vedere che cosa sarebbe successo. Sì, sono un coglione. Però l'ho fatto e vi faccio vedere cosa è successo. Aiuto! Ok, quindi nel mio cervello l'idea era quella di impostare il calore del pirografo al massimo e vedere cosa sarebbe successo. E che cazzo vuoi che succeda? A scuola prendevo sempre 3. Boh, la finestra l'ho aperta. Io ci provo. Sì, io non so perché, ma non mi aspettavo che bruciasse il foglio. Pensavo si sarebbe limitato a fare molto fumo e a scurirsi. E 3. Ma dopo aver visto la prima bruciatura, aver visto come fosse contenuta e che si poteva gestire... Ancora. E boom, sono partito, sfondo bruciato. E questo è stato davvero assurdo, un uscire completamente dalla mia comfort zone, bucando letteralmente il mio supporto. Ho iniziato a sbruciacchiare il foglio senza un senso logico, semplicemente guidato dall'istinto, e mi è piaciuto un sacco. Vedere che potevo gestire la bruciatura, farla espandere quanto volevo, riuscire a bucare e bruciare esattamente dove volessi, mi ha aperto la porta a nuovi esperimenti. Viva! Insomma, considero questo primo esperimento pienamente riuscito. Non mi aspettavo un lavoro incredibile e non l'ho avuto, ma quello che mi ha lasciato a livello di sperimentazione e orgoglio nell'avere osato è impagabile, è stato divertentissimo. È fighissimo. Aver ottenuto un risultato che non mi sarei mai aspettato mi ha veramente riempito di orgoglio, proprio perché non avevo idea di che cosa sarebbe accaduto. Insomma, Sbarberelli, come primo esperimento sono contentissimo sia del risultato che delle idee che mi ha portato per delle future lavorazioni. Un tocco di colore per dare un giusto stacco tra la carta e la bruciatura, e posso considerare questa esperienza promossa a pieni voti. In assoluto un'esperienza che consiglio a chiunque abbia un pirografo e voglia di sondare nuove opportunità. Ok, questo primo esperimento è finito. Che dire, io sono molto contento e orgoglioso di come sia avvenuto. Ma è una merda! Ecco, è ovvio, infatti l'ho preso così bene che appena finito ne ho fatto subito un altro. È stupendo, sembra vero. Sì, strano. Bene, spuzzarelloni, anche il video di questa domenica è finito. Vi ricordo ancora una volta in chiusura che se volete potete lasciare un like al video, condividerlo e iscrivervi al canale Barba e Fuoco. Iscrivetevi, teste di cazzo! Io vi aspetto con dei commenti dove potrete condividere con me le sfide che avete in mente, nelle quali potrei cimentarmi con il pirografo. Noi ci vediamo domenica prossima. Saluta Sbarbo. Vaffanculo! Perfetto. E poi un saluti a tutti.